Un poquito por aquí, un poquito por allá. Ah, ok. Y cortar por el piano. E poi anche il giro faccio. No, questo no. No, Questo no. Questo no, meglio di no. E qui ragazzi parte la nostalgia, perché esattamente nel 2013, più precisamente, guardate la data, 25 aprile 2013, ero insieme al buon Morbido in Stock 600, quando appunto non c'erano ancora tutti questi divieti che bisogna andare a piedi, non in motorine, via dicendo, e ci si divertiva veramente tanto. Partivano già le scie il mercoledì a vedere un po' le traiettorie eccetera. Adesso tutto finito. Comunque Feels. Ebbene sì, è il momento dell'Università del Motociclismo. Siamo ad Assen per il round 5 del Mondiale Moto2. Per chi ha seguito fino ad ora, tra sfighe, squalifiche e io che devo migliorare, per dirla alla Bastianic, è come film di orrore. A parte i meme, questa è una pista che un minimo conosco, dato che ci ho corso ai tempi della Stock 1000. Riusciremo a buttarci dietro un po' di sfiga trovando continuità e migliorando? O a fine weekend mi toccherà andare a Lourdes? Benvenuti in questa nuova serie, Road to MotoGP 2023. Vedete quel puntino? Bene, è l'incubo di tutti i piloti qui ad Assen. Vi spiego meglio. Qui nel mondiale non è come nell'italiano, ci sono i sensori al di fuori dei cordoli che se appena tu proprio sali con la gomma al di fuori del cordolo ti beccano immediatamente. Quindi il bellissimo ultimo giro che mi avrebbe portato molto più avanti della 15ª posizione ha fatto sì che mi cancellassero il tempo. E va bene, in ogni caso, dopo il disastro di quello che era successo al Sachsenring, della squalifica in qualifica e quindi partenza dove ci sono le palle del cane per capirci, si resetta, ci siamo, sta girando le MotoGP, si sente. Con il buon Urani abbiamo guardato due cosine e adesso FP2 sono già tutti impeperonatissimi. Prima della partenza ci stavamo chiedendo, e chiediamo anche a voi, secondo voi cosa fa il tizio qua dietro a noi con l'archibugio? Magari c'è qualche vigile del fuoco che tra voi che può toglierci questo dubbio, insomma.
ancora? Posso ancora un pochino? Ed è un qualcosa al quale non sono abituato. Poi non capivo il distacco perché vedevo P14 e più 1. Come cazzo è possibile che più 1? Cioè in un secondo ci sono 15 piloti. Che possiamo migliorare la moto? Una zona dove La possiamo verità è che migliorare? al Saxon ti dicevo non so neanche cosa sto facendo perché impararla in 20 minuti era impossibile. Qui non la vedevo da anni, però ancora sai, cioè al Mugello entri, sai dove sono le buchette e tutto. Qui C'è una zona della moto, un qualcosa che non ti convince, qualcosa da migliorare. la verità è che dove, cioè, ti dico, visivamente nelle curve non sono, cioè non sono messo male su quelli che avevo davanti. Sono apro al tornantino, prendo i chilometri. Poi lì sbaglio un pochino io, nel destra posso essere un po' più aggressivo, posso passare il cordolo, frenare, buttarla dentro, ma lì ci vuole un po' di fiducia che arrivi a 200 all'ora e devi dire quanto ne ho ancora. Prendere un po' di riferimenti. Sì, nella curva dopo, alla 8, certe volte giro un pelo troppo stretto, certe volte, che cos'è qua? Che il banking inizia quando ormai sei dentro, no? Quindi se tu punti il cordolo, sei subito nel banking e quindi la moto ti volta 10 volte. Se invece cerchi di prendere un pelo più larga, non becchi più non ti porta più dentro. E quindi devi stare proprio quasi a centro pista, e invece io sbagliavo un po' più largo, un po' più stretto. Questa non mi esce male, anche perché ho trovato la mappa nuova. Sì, no, subito proprio. Ho trovato di mappa nuova. Il problema, cioè, dove secondo me perdo, cioè siamo veramente in 15 in un secondo. Se io ti dico dove perdi, io ti dico dove perdo mezzo secondo su questo e 3-4 decimi di cosine che posso far meglio. Cioè, posso anche capire tutto, che siamo tutti attaccati, nessuno vuole dare la scia e tutto il resto, ma così, cioè ragazzi, è follia. Piena traiettoria alla gente che si parla mentre tu stai arrivando a cannone. Peccato perché nel primo giro, dove cazzo avevo beccato qualcuno in mezzo, non dico 8 decimi, ma mezzo secondo c'era tutto. Nell'ultimo settore fatica. Ho trovato proprio il tappo, peccato. Quando siete tutti così attaccati e nessuno vuole andare avanti. Ci sta, però nel momento in cui non vuoi più tirare ti devi togliere dalla traiettoria, se no è pericoloso e non è giusto per chi arriva da dietro. Allora, a parte l'incazzatura della qualifica che ancora mi deve passare, vi ho parlato della squalifica dell'ultima gara al Sachsenring. Non eravamo andati, diciamo, al sodo, e giusto per farvi capire bene il motivo, vi farà ridere, è questo. Allora, come vedete, il forcellone ha dei buchi, ok? E dentro è cavo, quindi quando piove ci sta che dentro entri detriti, acqua e via dicendo. E proprio per questo durante la qualifica bagnata li avevano coperti con del nastro adesivo, scotch americano per esattezza. Niente, non andava bene, squalifica. Comunque non si poteva fare, ripeto, giusta la squalifica. Poi magari qualcuno che mi segue, che guarda per la prima volta questi video della Moto E, le immagini
on board, come vedete, telecamera anteriore e telecamera che prende il mio bel faccione, le fornisce Dorna. Quindi magari se voi dite ma perché non hai fatto vedere il sorpasso di quello che arrivava da dietro, perché non c'era quell'immagine come fai di solito nei tuoi video, semplicemente perché sono le immagini che mi danno. Quindi spero che anche se manca qualcosa, magari qualche volta l'audio non è perfetto perché salta la connessione e via dicendo, spero che in ogni caso vi basti per entrare nel cuore dell'avventura mondiale. Parlando invece della qualifica attuale, non so se lo vedrete o non lo vedrete perché non so che immagine avrò, appunto, come vi ho appena detto, ma nervosissimo, veramente. Adesso capisco in Moto3 cosa provano i ragazzi. Peccato perché si poteva fare un mezzo secondino meglio, voleva dire essere un 2 o 3 posizioni più avanti. In ogni caso mi sono sentito abbastanza bene, domani c'è la gara, vediamo un po' cosa riusciremo a tirare fuori. E adesso vado a fare un giro per vedere se becco il buon Finello e devo un po' bacchettargli le mani. Metti la mano. Metti la mano. Sì. Metti la mano. Ero nel mio giro più bello. Hai visto che arrivavano, non mi ricordo bene chi, forse Spinelli e qualcun altro. Io gli ho lasciato spazio apposta e tu ti sei messo bello in the middle. Minchia, sai che non mi ricordo, cioè questa cosa non me la ricordo proprio. Non me la ricordo proprio. Io pensavo invece di aver Ci crediamo? No, aspetta, io pensavo Crediamo o non ci crediamo? Allora ho fatto il primo, poi ho rallentato in quel giro, che avevo fatto 44 in quel E giro. poi ti sei messo dietro quando sono passati. C'era Garzò? C'era Garzò e Spinelli. Hai ragione. C'era Garzò? E io mi sono messo dietro Garzò. No, dietro a Spinelli. C'era Garzò, Spinelli in due, c'era tipo 10 metri di spazio, poi c'ero io e tu ti sei messo proprio nel mezzo. Non me lo so. Io ho appena visto loro due, no, non me lo so. Lì lo so, a parte i giudici vaffanculo. Non ho neanche Però ho detto, se... E dov'è che ti ho bloccato? Tutto l'ultimo settore? No, perché poi comunque tu ti sei attaccato dietro, quindi avevi ancora quei 7-8 sì, metri. io ero proprio attaccato. E, ok, poi hai perso tantissimo nel sinistra, cambio sinistra, e ok. poi nel tornantino proprio... Nella 2S. Sì, Sì, che comunque ci ho capito un cazzo. Nell'FP tutti tranquilli, belli, che tutti tirano tutti, no? Senza problemi. Nelle crono sembra che... Vabbè, mi sembra abbastanza normale, sinceramente. Certo, ci mancherebbe, però... Domani vedremo cosa succederà, signori. Il giro secco questa volta non mi ha soddisfatto perché si poteva fare molto meglio, come avete sentito. Purtroppo il mio grosso limite è la gara. Gli ultimi giri per me diventano un incubo, con la gomma anteriore che si surriscalda e mi costringe a rallentare tanto il ritmo, come è successo nelle scorse gare. Mi viene detto: non pestare troppo sui freni, cerca di essere più scorrevole. Il problema è che i tempi, così facendo, si alzano, quindi trovare la via di mezzo è quasi come un'alchimia. Ho provato a cambiare stile di guida in diversi modi, ma il risultato finale, al momento, rimane sempre lo stesso. Dovrò arrendermi all'evidenza che questa moto con le mie caratteristiche non fa per me? Ci penseremo più avanti, adesso è ora di chiudere la visiera e dare gas. Partenza non male, ho tenuto la mia posizione, adesso dopo il tornantino sappiamo che le ripartenze sono il mio punto debole, devo cercare di resistere o rispondere subito a un attacco.
Allora, primi 2 giri così. All'inizio non mi trovo male, non perdo tantissimo dal gruppone che va dall'8° al 15° dove sono io. Il problema è che il feeling scende dopo pochissimi giri. Già adesso inizio a sentire un pochino di movimenti, è folle, arrivando da una situazione dove non succede, dove anzi il punto di forza con il V4 era il frenare come un animale, girarla e poi dare gas. Qui è completamente l'inverso e poi soprattutto non ce la fai perché più percorrenza fai, più movimenti senti. È un qualcosa di incredibile. E poi come al solito, come è stato più o meno in tutte le gare, c'è Alessio qui dietro di me che all'inizio prende un pochino di spazio, però poi negli ultimi 2 giri torna su come un drago ed è molto più costante di me. Quindi vediamo cosa succede. Ragazzi, non avete idea di cosa sto facendo per rimanere in piedi. Cioè, l'anteriore è un qualcosa... è diventato chewing gum. Mi si chiude in ogni curva, non so veramente cosa fare. A centro curva sono piantato. Guardate Alessio a che velocità mi passa a centro curva. Folle, non posso dargli la vinta. Adesso mi rinfilo all'interno e cercherò di resistere sul rettilineo, anche se sarà molto dura. Niente da fare ragazzi, non ne ho proprio. Probabilmente ho la pressione completamente alle stelle e l'anteriore che è surriscaldato perché non sto in piedi, non riesco assolutamente a tenere il suo passo. Non è che sta facendo un qualcosa di incredibile rispetto all'inizio gara, ha semplicemente tenuto il suo ritmo alzando i tempi di poco. Invece io, come al Mugello, come alle Man, sempre il solito problema. Gli ultimi 3 giri, incubo totale, non sto in piedi. La situazione delle pressioni oggi era diversa da quello che abbiamo fatto abbiamo avuto nelle altre gare e anche nell'FP2 che dove abbiamo fatto 10 giri. Quindi questa cosa delle pressioni la sistemiamo, ok? Eravamo partiti da che pressione? 2,2. Sì. E siamo andati 2,48. Quindi dobbiamo partire più bassi, quello ci penso io. Io faccio in modo che te a fine gara arrivi a 2,3. I primi giri esatto, un pochettino, però questa cosa qua è una cosa che dobbiamo anche tenere a mente, che perdiamo in accelerazione perché cerchiamo di recuperare normalmente, Staccato. frenata. Però se vedo quello lì davanti che mi va via in accelerazione, io appunto l'unica mia forza è frenata e inserimento, spuntano il davanti. Gli ultimi 2-3 giri sono solidi. Siamo sulla griglia di partenza, ma non ci sono belle notizie. Sembra incredibile con tutto quello che è successo anche le altre volte. A sto giro non è colpa di nessuno, se non probabilmente della sfiga, perché nel giro di allineamento per schierarmi in griglia ho sentito delle vibrazioni fortissime sull'anteriore. Pensare a una squilibratura è veramente impossibile, perché ormai con le tecnologie che ci sono oggi è proprio rarissimo. È più probabile aver beccato una gomma non proprio perfetta. Adesso proverò a partire, proverò a spingere e vediamo cosa esce fuori.
Dai, partenza non male, adesso primo rettilineo dopo il tornantino, bisogna capire se la gomma fa degli scherzi oppure se è accettabile. E soprattutto cerchiamo di allargare i gomiti e non farci prendere la scia, perché gli inserimenti lì nel tratto velocissimo prima del sinistra ti fanno spaventare parecchio. Porca miseria, che ingresso Kevin! Vai, anche perché la gomma... disastro. Sembra di avere tipo 1 chilo da una parte e 200 grammi dall'altra. Mentre vado, tipo, mi cadono i denti dalle vibrazioni che si sentono. Poi adesso c'è ancora un po' l'adrenalina, sono ancora nel gruppo, quindi vado avanti. Cercherò di tener botta. Se proprio sarà impossibile mi ritirerò. Che devo fare? Che rischio, prima del tornantino mi si è chiusa e mi si era aperta. No ragazzi, devo fermarmi. Poi nel rettilineo adesso mi passerà... difatti, il buon Alessio è andato, quindi non c'è più molto da far vedere e da fare. A sto giro è andata così. Box, e sì, mi sa che devo andare a Lourdes.